Ciao a tutti, un saluto a tutti quelli che vedono i miei video, ma soprattutto a chi è rimasto iscritto malgrado la mia lunga assenza. L'argomento di questo video spiega in parte anche perché sono stato tanto tempo senza fare video. Uno dei motivi che però non è spiegato in questo video è che in generale qualsiasi tipo di video io faccio, lo faccio con un certo grado di entusiasmo e diversi problemi che ho avuto e che ho smorzano un po' questo entusiasmo, e quindi è anche uno dei motivi per cui non mi è venuto naturale fare altri video, ecco. A questi vanno aggiunti dei problemi tecnici sulle apparecchiature che uso per registrare i video e anche un grave problema familiare che hanno contribuito, ecco, a non fare altri video. Ma veniamo all'argomento. Parliamo del reddito di cittadinanza e prima di tutto volevo fare mente locale sulla situazione mia rispetto al reddito di cittadinanza, e cioè che in diversi di voi che guardate i video mi avevate suggerito tempo fa, un po' di tempo fa, di richiedere il reddito di cittadinanza, e chi ricorda le risposte che davo nei commenti, a quei tempi non avevo molto intenzione di chiederlo, un po' che ritenevo che fosse difficile da richiedere e da ottenere, in parte anche perché praticamente da quando è stato creato ci sono pressioni per toglierlo, e quindi ogni tot tempo qualcuno diceva che sarebbe stato tolto, e in più ancora oggi si sente parlare dai mass media, televisione, radio, giornali eccetera, delle persone che richiedono il reddito di cittadinanza come fannulloni, scansafatiche, approfittatori, cose del genere. Uno dei motivi per cui non ero intenzionato a richiederlo era che inizialmente, quando me ne ero interessato diversi anni fa, praticamente quando è stato creato, sembrava che l'informazione che c'era era che il reddito di cittadinanza fosse un sussidio dato una tantum per 18 mesi e poi basta. Questa era l'informazione che avevo inizialmente. In alcuni commenti infatti avevo risposto che lo ritenevo quindi solo un rimedio d'emergenza in caso di necessità, di estrema necessità, e quindi non avrei richiesto appunto fino a non arrivare in momenti di necessità. Un altro motivo per cui non mi interessava richiederlo era per non essere comunque accomunato a approfittatori o a scansafatiche, visto che io ho lavorato per più di 30 anni, quindi non sono mai stato uno scansafatiche. In realtà però l'idea di richiederlo non è venuta da nessuno di questi problemi, è successa quando sono arrivato, per problemi familiari, sono arrivato a contatto con l'assistenza sociale del comune in cui ancora risiedo. In questa occasione l'assistente sociale mi aveva comunicato che non era vera l'informazione che avevo io, e cioè che veniva fornito una tantum, cioè una sola volta e poi basta, ma che invece era di 18 mesi, ma richiedibile di nuovo, richiedibile di nuovo a distanza di un mese. Quindi dopo 18 mesi scadeva, attendeva un mese e poi si richiedeva di nuovo, e si poteva richiedere quante volte si voleva. Avuta questa informazione dall'assistente sociale, ovviamente mi sono informato di nuovo, quindi una seconda volta, ed effettivamente ho trovato che le regole erano cambiate. Ho quindi deciso visto che non era più ritenibile come solo salvagente in caso di emergenza, ho deciso di provare a richiederlo. Per richiederlo ovviamente va compilato l'ISEE, quindi ci ho provato a compilare l'ISEE, e
una volta fatta la compilazione, si fa online, si può fare online, fatta la compilazione di tutto quello che la procedura richiedeva, ho avuto la conferma che l'ISEE era compilato e che avrei dovuto attendere una comunicazione da INPS che mi confermava che era stato verificato e ritenuto valido, insomma ritenuto corretto. Dopo questa comunicazione, quindi una volta compilato e avuta questa comunicazione, ho atteso che arrivasse la conferma. Il messaggio diceva via mail, quindi avendo inserito l'indirizzo mail dovevo aspettare che arrivasse una mail. Questa comunicazione non è arrivata, ho aspettato, perché sapendo che spesso la burocrazia è un po' lunga, ho aspettato prima settimane, poi qualche mese, ma non è arrivato più niente. E tra l'altro non era possibile informarsi nel sito dello stato di analisi, diciamo, dell'ISEE. Nella riga nel sito, nella riga della richiesta, c'era solo uno stato generico di presa in carico e basta. La richiesta quindi l'avevo fatta diversi anni fa, in settembre-ottobre, una roba del genere, quindi poi aspettando mesi la risposta era arrivata alla fine dell'anno. L'anno successivo ci ho riprovato, ho provato a rifare l'ISEE, la compilazione dell'ISEE, e ho scoperto che il sito era completamente cambiato. L'ho compilato di nuovo, i dati erano gli stessi che richiedeva, quindi l'ho compilato alla stessa maniera e mi è stato subito confermato che la compilazione era ritenuta più o meno corretta, e poi in pochi giorni analizzato e confermato dal sito. Non mi è comunque arrivata nessuna comunicazione mail, però dal sito almeno si riusciva a verificare che fosse stata accettata, no? Che fosse stata verificata ed era ritenuta corretta. No, ho sbagliato una cosa, no, la prima volta la richiesta era verso metà anno, poi era arrivato quasi alla fine dell'anno, giusto? Quasi alla fine dell'anno, aspettando la conferma non era arrivata, ci ho riprovato, ma era ancora lo stesso anno, ci ho riprovato ed è andata a buon fine. Solo che mentre compilavo questa e quindi aspettavo la conferma e poi mi è stata confermata, non sapevo che scadeva ogni anno, quindi ogni anno va rifatta, ed ero alla fine dell'anno, quindi quella compilazione di ISEE è andata a finire in niente, perché è durata pochi mesi. In realtà era quella che ho fatto verso la fine dell'anno, no? Penso tipo novembre o addirittura dicembre, perché non sapevo ancora che ogni anno andava rifatta. È un po' come la dichiarazione dei redditi, ecco, che va rifatta ogni anno. Quindi comunque, arrivata alla fine dell'anno, arrivato l'anno nuovo, ho comunque rifatto l'ISEE, ormai avevo capito come farlo ed è stato facile e veloce da fare, e poi è arrivato il momento di decidere se appunto richiedere o no il reddito di cittadinanza. Uno dei motivi per cui poi ho deciso di richiederlo, lo avete, diciamo, intravisto nel video precedente a questo, dove parlavo di quella famosa di quel famoso digiuno che ho fatto perché non avevo soldi per mangiare. Ne ho approfittato, non avendo la possibilità di acquistare cibo, facendo il digiuno. Quando ho finito il digiuno ero in quel momento riuscito a vendere qualcosa, delle mie cose usate che ho ancora e che sono in vendita, e quindi giustamente nel video del digiuno avevo detto che adesso sono a posto, sono riuscito ad avere qualche soldo, riesco a ricominciare a mangiare, quindi il digiuno finito, eccetera. Però di lì a breve sono tornato nella stessa situazione, quindi con una situazione comunque abbastanza grave, diciamo, economica. Alla fine poi mi sono deciso a richiedere il reddito di cittadinanza. In più, un altro motivo per cui ho deciso è che mentre compilavo
o perlomeno mi stavo interessando, no, su come fare a compilare la domanda per il reddito di cittadinanza, nelle varie informazioni ho trovato che il reddito di cittadinanza sotto il nome pensione di cittadinanza è appunto accomunato alla pensione. E questo mi ha fatto un po' pensare, no, e mi sono detto: "Sì, è vero, assomiglia come, diciamo, entrata a una pensione, in più io sono vicino a un'età da pensionamento, no, quindi prima o poi ci arriverò e quindi potrebbe tranquillamente essere, diciamo, visto come una pensione anticipata, ecco, un anticipo di quello che tra un po' di anni poi mi spetterà come pensione. Sentendomi quindi un pensionato in anticipo, allora poi ho deciso di fare la richiesta. Mentre facevo la richiesta poi mi sono tra l'altro accorto che c'erano dei requisiti precisi per ottenere il reddito di cittadinanza e uno di questi era di rendersi disponibili al lavoro iscrivendosi all'ufficio, l'ex ufficio di collocamento, adesso non so, mi sembra che si chiamava ufficio per l'impiego, mi sembra, adesso non mi ricordo, quindi disponibilità all'ufficio per l'impiego ad essere impiegato, e la disponibilità verso il comune di residenza per lavori socialmente utili. Quindi se non si faceva questa richiesta di questa certificazione, diciamo, di disponibilità al lavoro verso l'ufficio per l'impiego e verso il comune, non si otteneva il reddito di cittadinanza e quindi questa cosa mi ha convinto che poi il sussidio non era poi così pensato male. Ovviamente questo era molto diverso da quello che io pensavo, perché io non seguo mass media, non guardo la televisione, non sento la radio, non leggo giornali, non mi interessa mass media. Io sono convinto che il 90% di quello che dicono sono menzogne, quindi non me ne interesso, non seguo. Però comunque anche attraverso i social media qualche informazione arriva. Quello che ho trovato facendo l'iscrizione al reddito di cittadinanza risultava molto diverso da quello che i mass media dicono, perché i mass media hanno sempre, in pratica pilotati dalla politica ovviamente, che la pensa in quel modo, hanno sempre parlato come le persone che richiedono il reddito di cittadinanza come fannulloni, come gente che non ha voglia di lavorare, no? Mentre se fossero veramente così, persone che non hanno voglia di lavorare non potrebbero ottenere il reddito di cittadinanza, perché se non si iscrivessero all'ufficio ufficio per l'impiego e al comune per i lavori socialmente utili non otterrebbero il reddito di cittadinanza, quindi era completamente diversa la situazione rispetto a quella che avevo sentito dai mass media. Tra l'altro ci si deve rendere disponibili al lavoro verso l'ufficio per l'impiego e non si può neanche rifiutare il lavoro che ci viene proposto, non più di tanto. Si può rifiutare, ai tempi mi sembra che si dicevano le prime due proposte di lavoro, ma la terza bisogna accettarla per forza, se no si perde il reddito di cittadinanza. E questa particolarità tra l'altro è stata uno dei motivi per cui mi sono convinto a richiederlo, perché dando la disponibilità al lavoro all'ufficio per l'impiego, se ci scappava un lavoro, se l'ufficio per l'impiego il lavoro me lo riusciva a trovare, cosa che io non ero riuscito a fare in anni di ricerche, era meglio, no? Cioè, se riuscivo a trovare un lavoro potevo usare questo lavoro per rimettere un po' in sesto la mia situazione economica e poi finire di preparare il camper per poi partire. E quindi ho accettato di buon grado, no, e mi sono iscritto volentieri all'ufficio per l'impiego sperando che ci scappasse il lavoro. Quindi per me era interessante anche questo fatto, cioè il fatto che se fosse scappato un lavoro, avrei potuto
velocizzare tutti i preparativi e magari anche partire con qualcosa messo da parte, con una piccola riserva di denaro per i primi periodi, quindi era più che ottimo. Quindi praticamente sembrava un buon provvedimento, perché dava la possibilità intanto di sopravvivere, quindi fornendo il reddito di cittadinanza, però dava la possibilità di trovare più facilmente un'occupazione. Quindi mi sembrava, diciamo, pensato bene, stranamente per la classe politica che abbiamo, però sembrava pensato bene, anche se poi forse la realtà non era quella che sembrava. Tra le varie informazioni disponibili c'era anche l'informazione che diceva che sia il centro per l'impiego che l'assistenza sociale del comune di residenza avrebbero dovuto fare un'intervista, quindi ci si sarebbe dovuti recare al centro per l'impiego e in comune per fare un'intervista alla persona richiedente, ovviamente per conoscere, un'intervista conoscitiva per conoscere la persona, per capire le capacità ed eventualmente procurare il giusto impiego o la giusta attività socialmente utile. Il primo contatto quindi doveva essere dell'ufficio per l'impiego, per creare una specie di curriculum probabilmente, e poi l'assistenza sociale comunale. Passa del tempo, poco meno di un mese, e ricevo una mail dall'assistenza sociale del comune. Definisco l'incontro, l'appuntamento, e vado a questo incontro. Appena arrivato a questo incontro, la prima cosa che chiedo è come mai il centro per l'impiego, che doveva essere il primo a contattarmi, non mi ha ancora contattato. La risposta che ho ottenuto non mi ha stupito più di tanto, però insomma mi ha lasciato un po' spiazzato. In pratica l'assistente sociale mi ha risposto che il centro per l'impiego, verso le persone che richiedono il reddito di cittadinanza, si prodiga a trovare il lavoro, ma solo se non si è in alcune categorie, e cioè non provano nemmeno a cercare impiego a una persona che abbia più di 50-55 anni e che sia fuori dal mondo del lavoro da un po' di anni. In pratica, mentre i mass media, i politici dicono che il lavoro c'è, il centro per l'impiego, che invece conosce la situazione, sa che il lavoro per persone di una certa età non esiste e non ci prova nemmeno a cercarlo. Quindi gira la palla al comune, all'assistenza sociale, per i lavori socialmente utili, e non ci prova nemmeno, non spreca nemmeno tempo per provare a cercare un lavoro a una persona, secondo quanto ha detto l'assistente sociale, che abbia più di 50-55 anni. Come dicevo, questa informazione non mi ha stupito più di tanto, perché seguendo canali alternativi di informazione si sa che la disoccupazione aumenta, no? Il contrario di quello che dicono i mass media e il contrario di quello che dice la politica. E in più mi ha fatto un po' sorridere, perché più e più volte nei commenti dei miei video ci sono state persone che hanno dichiarato che fosse più facile di quello che io dicevo trovare lavoro, no? E che quindi questo era sicuramente sinonimo del fatto che io non avessi voglia di lavorare, no? E quindi mi è venuto un sorriso quando ho sentito che il centro per l'impiego non ci prova nemmeno a cercarlo, perché sa benissimo che una persona con una età superiore ai 50 anni fa molta fatica a trovare lavoro ed è praticamente impossibile, quindi loro non ci provano nemmeno. Quindi la prendo come una conferma di quello che già pensavo, no? E che
oltre i 50 anni praticamente il lavoro non esiste, è molto difficile. So che ci sono persone che l'hanno trovato anche a quell'età, ma si riesce solo per conoscenza, okay, quindi se si conosce qualcuno che ci può introdurre o mettere una buona parola, allora magari si può trovare a fatica, ma si può trovare. Ho un esempio di una persona che conosco che il lavoro l'ha trovato e ha più di 50 anni, a parte che il lavoro non è un granché, a parte che è poco pagato, però ci è riuscito a entrare solo per conoscenze che aveva all'interno di questa azienda. Tra l'altro un po' di tempo fa ricordo molto bene un commento di qualcuno di voi che guarda i miei video che diceva: "Hai ragione, dopo i 50 anni, è difficile trovare lavoro, ma ti posso dire che è difficile trovarlo anche a 45, perché io lo sto cercando e non c'è." E questa persona aveva 45 anni. Conferma anche del fatto che, malgrado i mass media e la politica dica che il lavoro c'è e invece informazione alternativa dica che anche le statistiche, anche Istat dice che invece la disoccupazione è in aumento, confermato appunto, questa è una conferma da parte dell'ufficio dell'impiego che, bene o male, insomma, credo che sia nel ramo, magari più dei mass media e più della politica. Comunque alla fine, con tutti questi presupposti, mi sono anche sentito meno trattenuto dal richiederlo. Quindi alla fine l'ho richiesto ed è già un po' di mesi che l'ho ottenuto. Tra le prime cose che ho rifatto gli occhiali, perché qualcuno di voi magari ricorderà che ero senza occhiali e io ci vedo poco senza occhiali, ma anche con gli occhiali ci vedo poco, perché la mia vista è piuttosto scadente, ed ero senza occhiali ormai da penso almeno un anno, forse di più, con abbastanza difficoltà. Quindi la prima cosa che ho fatto era la più urgente, ho rifatto gli occhiali e poi mi sono messo anche a comprare un po' di abbigliamento, scarpe eccetera, perché ero messo male anche con quella roba lì. Sono per fortuna riuscito a ricominciare a mangiare un po' più regolarmente, non tutti i pasti in una settimana, però quasi tutti i pasti, anche perché nel frattempo, dall'ultima volta che ne avevamo parlato, i prezzi della spesa son quasi raddoppiati, forse più che raddoppiati, e quindi quella era anche la difficoltà che mi ha portato a chiedere il reddito di cittadinanza. Comunque mi è stato concesso la cifra minima e con questa cifra minima non mi posso ancora permettere di riattivare una fornitura elettrica o di gas nell'appartamento in cui ancora lavoro, perché continuo a dormire nel camper, però di giorno lavoro ancora nell'appartamento dove stavo, e quindi sono ancora senza riscaldamento, per esempio per l'inverno, oppure comunque senza elettricità, e continuo a arrangiarmi come ho fatto finora. La casa di fianco qua è quella di mia sorella, c'è una prolunga che mi porta un po' di elettricità in casa e mi arrangio con quella. Il reddito di cittadinanza viene accreditato su una carta rilasciata dalle poste e si comporta come una carta di credito. Tra le varie informazioni, che comunque sono un po' confuse anche nel sito INPS eccetera, tra le varie informazioni è riportato che se non si usa l'intero credito di un mese, il mese successivo o comunque prima o poi questo viene decurtato, cioè non si può mettere da parte i soldi, cioè bisogna spenderli. In realtà io poi ho visto che mi è capitato addirittura una volta che, distraendomi, sono riuscito a spendere i soldi dell'accredito di due mesi precedenti. Mi era avanzato meno di un centinaio di euro un mese, poi avevo fatto le mie spese nel mese successivo e nel mese dopo ancora quei 100 euro esistevano ancora, quindi non ho mai capito bene come funzionasse, però teoricamente a un certo punto, se uno non spende i soldi, dovrebbero toglierli. Su questo argomento purtroppo io ancora oggi ho le idee abbastanza confuse, perché l'assistenza sociale
mi aveva detto una cosa su questo specifico problema, il sito INPS ne diceva un'altra, poi cercando un po' di più sempre nel sito istituzionale ce n'era un'altra ancora di versioni di questa cosa qua, sul fatto di poter usare il credito nei mesi successivi, per cui non ho mai ben capito come funzionasse. Io mi preoccupavo di cercare di terminare il credito all'inizio del mese successivo, così non mi venisse, in modo che non venisse tolto. Poi non so bene come funziona. Ci sono ovviamente restrizioni piuttosto scomode, per esempio che malgrado questa scheda si comporti come una normalissima carta di credito, non si può usare online, non si possono fare acquisti online. Questa dicitura era molto chiara nel sito INPS e io sinceramente non ci ho mai provato, perché in presenza nei negozi fisici la scheda si comporta come una qualsiasi carta di credito, quindi un tentativo si sarebbe anche potuto fare online per vedere se funzionava, però vista la dichiarazione piuttosto precisa che non si doveva usare online, non ci ho provato per non perdere il reddito di cittadinanza, perché molte delle punizioni, chiamiamole punizioni, nel non seguire le regole in diverse situazioni sfociavano nella revoca del reddito di cittadinanza, quindi non volevo rischiare, non ci ho neanche provato. Malgrado questo si poteva usare come per ritirare dei contanti, però il limite era 100 euro, per ogni mensilità solo 100 euro, non di più. Quindi per esempio nel caso di spese superiori ai 100 euro, faccio un esempio, l'assicurazione del mio camper mi costa 260 euro, quindi ho dovuto prelevare per 3 mesi per poi passare questi soldi sulla mia carta di credito in banca, diciamo, e poi pagare con quella online. Quindi in pratica qualsiasi spesa superiore ai 100 euro da fare online era da fare prelevando in anticipo. Per esempio come ho detto, l'assicurazione del camper ho dovuto fare 3 prelievi, quindi ho dovuto partire 3 mesi prima della scadenza dell'assicurazione. Ovviamente ho usato anche un trucco, diciamo, un sistema per esempio per gli occhiali, siccome appunto la mia vista è piuttosto scadente, quindi le lenti sono molto costose, non ricordo quando mi sono costati, credo 570 euro, una roba del genere, più di 500 comunque. E cosa ho fatto? Ho aspettato quasi la fine di un mese, quindi spendendo in quel mese il meno possibile e avendo un avanzo quindi di credito nella tessera. Poi sono andato nell'ottica gli ultimi giorni di quel mese, ho fatto le visite e quindi tutta la pratica, insomma, per avere tutte le visite, tutte le cose, per avere l'occhiale nuovo, sapendo che l'occhiale impiegava qualche giorno perché le lenti dovevano essere fatte su misura, e dando un buon acconto. Quindi nel mese precedente, dando un acconto, se non ricordo male ero riuscito a dare 300-350 euro, non ricordo bene di preciso quanto ero riuscito ad avanzare nella mensilità, per poi appunto pagare il resto passato il mese, quindi con l'accredito del mese nuovo. Quindi una spesa che non mi ci sarebbe stata nella mensilità, sono riuscito a farcela stare facendola alla fine di un mese e all'inizio, metà come acconto all'inizio alla fine del mese precedente e metà come saldo nel mese successivo. Quindi anche quello è un sistema che ho usato un paio di volte per altri acquisti che superavano la mensilità, e comunque
non tanto superavano la mensilità, ma superavano il credito residuo che avevo alla fine di un mese, ecco. Siccome quindi ho passato un periodo abbastanza difficile economicamente, ero messo male un po' in generale, come ho accennato poco fa, perché mi scarseggiavano anche l'abbigliamento mi scarseggiava, quindi vestivo con indumenti molto usurati, scarpe ridotte piuttosto male, mi sembra che in alcuni video si vedano anche, in alcuni video che ho fatto, scarpe ridotte piuttosto male, eccetera. Quindi le prime spese sono state sistemare un po' la vita in generale, ecco. Quindi abbigliamento, cibo, cose così. In più ho dovuto anche fare un investimento, diciamo, per il canale, perché mi si è guastata, come ho accennato all'inizio, una telecamera che è quella che usavo più spesso per fare i video, e quindi ho dovuto investire dei soldi per comprarne un'altra, perché non era riparabile, e quindi se volevo continuare a fare video dovevo spendere questi soldi. Per cui praticamente sono a un punto dove sono messo un po' meglio, non bene ma un po' meglio, e sono in grado di cominciare a investire qualche soldo nel camper, quindi cominciare a terminare quegli ultimi lavori che ci sono da fare, e tra l'altro fare delle sistemazioni al camper che nel frattempo ha avuto altri problemi, insomma, e quindi cercare di sistemare anche quelle cose lì. Non lo so, ormai sono abituato a non sbilanciarmi, però magari quest'anno è l'anno dove potrei riuscire a partire, ecco. Anche se non do più scadenze, perché la situazione economica è troppo incerta per avere la possibilità di dare scadenze precise. Ci vorrà comunque un po' di tempo, perché appunto il credito non è più di tanto, e in più anche perché appunto non potendo acquistare online, sapete bene che online sono tantissimi, quasi tutto, le cose che si possono acquistare a prezzi inferiori ai negozi fisici, ma siccome il reddito di cittadinanza non può essere usato online, io devo comprare tutto quello che mi serve nei negozi fisici, e quindi in generale pagare tutto di più. Quindi ci vorrà più tempo comunque per fare tutto. Quindi malgrado tutto, insomma, malgrado che, come vi ho accennato, non abbia nemmeno capito bene alcuni meccanismi del reddito di cittadinanza, comunque lo ritengo un buon sistema che mi sta aiutando, che funziona bene. Avrebbe funzionato meglio se fossero riusciti a trovarmi un lavoro, ma comunque non va bene così, insomma, perché intanto sto riuscendo a fare pian pianino quello che mi serve fare. Quindi, tra l'altro, come avevo accennato in alcuni video, anche quello del digiuno iniziale, la parte iniziale, uno dei motivi per cui senza il reddito di cittadinanza stavo veramente facendo fatica a sopravvivere, a mangiare, è che non so perché il mercato dell'usato non sta andando, non c'è verso di riuscire a vendere la roba che ho, e quindi la cosa era difficile. Per fortuna adesso il reddito di cittadinanza è la mia unica fonte di reddito, è l'unico modo per riuscire a fare gli acquisti, cibo, abbigliamento, e quel poco che riesco ad acquistare ancora per camper, ma in generale, insomma, comunque qualsiasi cosa, insomma, che serva. Direi che più o meno vi ho detto tutto. La situazione attuale è questa, cioè per fortuna ho il reddito di cittadinanza, ce l'ho da qualche mese ormai, e mi sta rimettendo un po' in carreggiata, anche se lentamente, perché il credito è quello che è, però almeno intanto è stato un sollievo riuscire a fare gli occhiali, perché non vi dico la fatica, soprattutto per me che lavoro al computer, la fatica di stare senza occhiali. Poi vabbè, anche l'abbigliamento, no? Perché voglio dire non è il massimo, anche se non mi pesa più di tanto avere poco denaro,
non mi piace molto andare in giro mal vestito, sono con vestiti troppo consumati o scarpe troppo rotte, non è molto nel mio stile, quindi mi stava dando un po' fastidio, ecco, non avere almeno un'apparenza un po' curata, ecco, anche se io non considero molto l'apparenza, però almeno un po' di cura, almeno quella. Direi che per questo video è tutto. Non so se avrò altri aggiornamenti, eventualmente se mi capiterà qualcosa, magari qualcosa di, non lo so, come si può dire, di notevole, ecco, perché adesso si tratta solo di vivere con un po' di pazienza, facendo piano piano gli acquisti che mi servono, con il credito che ho a disposizione. Se non ci sarà qualcosa di particolarmente grave, diciamo, credo che non vi aggiornerò oltre su questa situazione qua. Quindi per ora saluto tutti e ai prossimi video. Ciao. Ciao di nuovo, sono di nuovo qua. Lo spezzone di video che avete visto finora, dove alla fine salutavo, è stato fatto diversi mesi fa. Poi ce l'avevo lì, non l'avevo mai finito, perlomeno non lo ritenevo finito, e quindi avevo aspettato a pubblicarlo. Per fortuna, perché adesso aggiungo questo spezzone qui. Sicuramente avrete sentito che ci sono novità sul reddito di cittadinanza, e quindi che forse finalmente per la politica siamo arrivati alla cancellazione, insomma l'abrogazione del reddito di cittadinanza, sostituendolo con un altro sistema che non vogliono chiamare reddito di cittadinanza. In questo momento in cui registro le informazioni sono ancora abbastanza confuse su come funzionerà di preciso, addirittura nel sito dell'INPS non riesco a trovare informazioni, quindi è ancora presto per parlarne, però qualcosa di sicuro c'è da tirare fuori, da comprendere. Una cosa certa è che la manovra sembra fatta dal governo per cercare di non riconoscere e non pubblicizzare il fatto che non riesce a provvedere al lavoro per i propri cittadini, e anche a non assumersi le responsabilità né del fatto che non riesce a trovare, che il lavoro per i cittadini non c'è, e neanche il fatto di aver continuato a mentire dicendo il contrario, facendo dire il contrario ai media e anche direttamente dalla voce del governo, insomma. Il metodo precedente, come vi avevo accennato nello spezzone che avete appena finito di vedere, prevedeva che lo Stato elargisse il reddito di cittadinanza e poi si dovesse preoccupare attraverso il centro per l'impiego di trovare impiego alle persone, e questo aveva messo in luce il fatto che il lavoro non c'è e che quindi lo Stato mente quando dice che il lavoro c'è, che non ci sono problemi e che il lavoro c'è, che stanno creando posti di lavoro. Mente. Il reddito di cittadinanza, pensato bene, pensato com'era, ha messo in risalto questa menzogna, e quindi la responsabilità dello Stato nel non riuscire a trovare lavoro, a creare lavoro per i propri cittadini. Ecco che quindi arriva un nuovo sistema dove la parte più divertente è che c'è una definizione che dice che le persone sono impiegabili fino a 65 anni, cioè fino a 65 anni lo Stato considera che una persona sia impiegabile, cioè può trovare facilmente lavoro secondo lo Stato. Quindi non è difficile da capire, con il precedente sistema lo Stato, o perlomeno l'organo deputato a trovare il lavoro, cioè l'ufficio per l'impiego, diceva che dopo i 50-55 anni non c'è modo di trovare lavoro. Adesso con il nuovo sistema lo Stato dice che fino a 65 anni la persona si può trovare lavoro.
è impiegabile. Quindi è abbastanza ovvio, no? Capire come funziona. Prima lo Stato aveva messo in rilievo la sua mancanza, adesso ha preso la sua responsabilità e l'ha messa sulle spalle delle persone. Quindi il lavoro non è cambiato, il lavoro non c'è. Istat fa vedere il trend in aumento di disoccupazione, quindi il lavoro non esiste. Però la responsabilità a sto punto, con il nuovo sistema, non è più dello Stato, è del privato che il lavoro non se lo trova. Capito? Quindi lo Stato si è, diciamo, preoccupato di non essere più il responsabile. Ovviamente qualche domanda viene da farsi, no? Dopo la dichiarazione dello Stato che una persona è impiegabile fino a 65 anni, ok? Per esempio mi viene da fare questo ragionamento, no? Lasciamo perdere la situazione disastrosa dell'economia di adesso, torniamo indietro a prima di questa situazione disastrosa, torniamo indietro a prima del Covid, che comunque ha peggiorato le cose, ma torniamo indietro ancora di più anche a prima della crisi economica del 2009-2010, quindi in tempi dove non andavano bene le cose, però insomma, non andavano male come adesso. A quei tempi le aziende erano portate a assumere persone dopo i 55 anni o comunque a 65 anni. Non è che anche allora le aziende non erano molto dell'idea di assumere persone tanto più fossero vicine alla pensione, e quindi se abbiamo detto poi che tutti questi eventi, no? Quindi la crisi economica, il Covid e l'attuale situazione che non si sa bene chi è che la sta creando, sono peggiorative rispetto a quei tempi, pensate che quindi le aziende siano adesso in grado di assumere persone che abbiano 50-55 anni o addirittura 65. Ovviamente stesso ragionamento basandosi sulla dichiarazione dell'ufficio per l'impiego, no? Quindi per il reddito di cittadinanza l'ufficio dell'impiego diceva che non cercava neanche lavoro a persone che avessero 50-55 anni o di più. Adesso lo Stato dice che una persona di 65 anni può trovarsi lavoro, ma la responsabilità è sua. Ovviamente la risposta a queste domande la lascio a voi, non è difficile, e l'unica cosa chiara è che il governo, come sempre, è stato abbastanza furbo, ha preso la sua responsabilità, la mancanza di responsabilità verso i cittadini, e l'ha girata sulle spalle dei cittadini. Abbastanza semplice da capire. Comunque tuttora non trovo ancora tante informazioni precise di come funzionerà il nuovo sistema, addirittura non si capisce neanche quando finirà il vecchio. Ci sono tante informazioni tutte diverse a seconda dei media dove uno si rivolge per informarsi. Come sempre io non ho molta fiducia nei media. Vedremo come andrà a finire. Cosa devo dire? Me la cavavo prima del reddito di cittadinanza, me la caverò anche dopo. Poteva essere qualcosa di buono, lo era, secondo me lo era, era qualcosa di buono, anche perché, voglio dire, un ragionamento che si può fare è che se persone come me, che prima dovevano, non dico fare la fame, ma quasi, insomma, io dovevo, per esempio per la spesa, cibo, erano molti più i pasti che saltavo che quelli che mangiavo. Se ho una entrata, seppur minima, e mangio di più, questi soldi dove vanno? Se non in tasse quando acquisto la roba. Quindi sono comunque soldi che in parte rientrano nello Stato, rientrano nell'economia. E quindi adesso togliere, perché da quello che ho capito non rimarrà più molto, togliere questo sussidio alle persone che ne avevano bisogno probabilmente farà crollare ancora di più l'economia, perché comunque tutta questa gente dovrà di nuovo smettere di acquistare. Quindi quella poca ripresa, che non era una ripresa ma c'è stato un po' di movimento da quando il reddito di cittadinanza è arrivato,
tornerà a non esserci. Però contenta la politica, l'importante, ripeto, per la politica è avere scaricato le sue responsabilità sui cittadini e per il resto fregarsene. Vedremo come andrà a finire. Non sono preoccupato perché riuscivo a resistere e a sopravvivere prima, lo farò dopo. Per questo video è tutto e non credo che vi aggiornerò oltre, tanto le notizie le vedrete anche voi. Se avete qualche mass media affidabile a cui rivolgervi. Direi che per il video è tutto, questa volta vi saluto veramente, ai prossimi video, ciao a tutti.